Tra l'altro io devo ricordarmi che ho il bestiario. Il bestiario mi interessa perché io mo sto all'1,15% del bestiario collezionato. Avvicinarsi a un critter, ovvero animali innocenti, diciamo, te li sblocca nel bestiario mentre i nemici vanno eliminati, vanno uccisi. Ne basta uno per sbloccare la sua entrata e quello mi interessa perché al 10% dello sbloccamento del bestiario diciamo che è il prerequisito per far entrare la zoologica come NPC. Praticamente questo gioco funziona così, per chi non lo conoscesse, Terraria sembra, ma non è, Minecraft in 2D. Sì, è voxel box based, ovvero è basato su uno stile grafico a cubetti, però non si basa su quello in realtà, è molto più basato sull'esplorazione, i loot, i drop, insomma il combattimento. Sì, c'è anche la parte di scavare, ma quella già nel medio late game inizia a diventare molto poco rilevante. Ok, ho bisogno di pietra, quindi anche se mi scanneranno malissimo gli zombie, io mi appresto. Tra l'altro nel frattempo piazzo 2 sunflowers, perché i girasoli, finché sei nel raggio del girasole aumenti la velocità, diciamo che un pochino ti cala la possibilità di spawnare nemici. Oh, questo è un giant tree, quello è un mostro, che però adesso non mi può raggiungere. Oh, questo è un demon eye, scusate. Oh, allora, una Angry Step Stool. Ho trovato una sedia da tavolino incazzata nera. Ovviamente questo è un equipaggiamento chiamato Step Stool. Quello che ti permette di fare una volta equipaggiato, premi il tasto sopra, adesso non posso perché è troppo basso, e praticamente mi alzo. È stato aggiunto da poco, visto che all'inizio abbiamo poco reach, diciamo, è stata aggiunta questa roba qui. Allora, qui intanto vediamo zombie mascherati, perché appunto è il periodo di Halloween, insomma, non ci facciamo caso. All'interno dei giant tree, tanto io rompo pure queste pot, insomma, che mi serve come per di 20 torce, ottimo. Allora, qua abbiamo sempre non sempre, però spesso abbiamo delle camere nascoste negli alberi di legno vivo, living wood. Questo è una loom che permette di craftare, utilizzando legno normale, tutta la furniture, tutto il mobilio a tema living wood, insomma. Qua abbiamo già una sedia, io raccolgo tutto. Qua abbiamo... Oh! Allora, questo va di culo, perché questa è la nostra prima arma summon. E non una summon qualsiasi, ma il primo minion. Abbiamo trovato anche il minecart a forma di ladybug, vabbè. Bombe sono buone. Allora, da adesso inizia il mono summoner, che vuol dire che adesso non toccherò più nessuno, perché ho la Finch Staff. Allora, io avrei bisogno però di sistemare un attimo l'inventario. Ok, allora, le frecce sono andate automaticamente nelle munizioni, le droppano i zombie con le frecce incastrate dentro. Ci sono diverse pozioni, diverse cose alchemiche, non ci interessa molto. Quello che mi interessa è avere armi, strumenti, piccone, ascia, martello, le pozioni. Ti danno 50 punti di vita, puoi spammare pozioni solo una volta al minuto, quindi non le puoi spammare. Torce, legno, che serve per quasi tutti i crafting con legno e pietra, me li tengo sempre vicini. E bombe, le bombe sono ottime perché all'inizio sei lento e quindi scavi molto più veloce. Tra l'altro li puoi attaccare anche un pezzo di gel. Io però ne ho 2, non dovrei, però lo faccio giusto per farvelo vedere. E fa la sticky bomb, che si appiccica e giustamente fa boom. Sì, prendo un po' di pietra perché mi serve per fare la fornace. Allora, a questo punto inizio a parlare semplicemente del gioco in sé e di un po' tutorial base. Quello che ho fatto io all'inizio, che vi consiglio, è appunto andare in giro, cioè iniziate subito a raccogliere legna. Fatevi una casupola anche abbastanza grande. Cercate di poter ospitare almeno 3-4 NPC. Le stanze devono essere abbastanza grandi, coperte da muri e illuminate per essere vivibili. In più devono avere una sedia e un tavolo o working bench per essere considerate case in cui un NPC si può spawnare. Il mondo inizia con una guida. Alla guida potete chiedere, oltre dei consigli basilari, qualsiasi cosa che voi vedete nel gioco con sottoscritto material, dategliela alla guida. La guida ti può dire cosa ci puoi fare con quell'oggetto. Vuol dire che è un oggetto che può essere craftato appunto in altre cose. Vi consiglio di prenderlo. Quindi la workbench, scusate, si fa semplicemente con 10 pezzi di qualsiasi tipo di legno, senza bisogno di nient'altro. Ti sblocca la maggior parte dei crafting basici. La prossima crafting station che ci serve è la fornace, che chiede pietra e torce. Quello ci permette di smeltare, di squagliare i minerali. Come qua vediamo il rame, vediamo il ferro, queste cose così.
per costruire i primi potenziamenti basici. Per farli però dobbiamo utilizzare i lingotti squagliati nella fornace, ci serve l'incudine. Io mo prendo il rame, però in realtà il rame o lo stagno, che il mondo si genera randomicamente con uno di questi materiali, che è il livello proprio tier 1, non vale la pena in realtà raccoglierli, non ci fai niente di che. In realtà non conviene neanche fare armature con questi materiali perché costano veramente troppo, però insomma io sto comunque giocando a una modalità più difficile. Uno ha bisogno di tutto l'aiuto che ti può servire. Però qua sotto, anche se non si vede, mi vede un po', sì, sono topazzi. Molto importante raccogliere le gemme. Poi vediamo quanti tipi di gemme ci sono, quanti tipi di minerali ci sono, una cosa alla volta, con calma. No, non abbiamo corde, peccato. Utilizzeremo le platform. Le platform sono blocchi dove ci puoi camminare, insomma. Premi giù, vai giù, quindi sono meglio di blocchi solidi per navigare. Il problema è che è notte. Allora, di notte, come vedete, si spawna la roba. Io non sono per niente addestrato, però sono un cheater, sono un summoner. La Finchstaff evoca un uccellino che, come vedete, si posiziona, non vedete perché sto sott'acqua, come vedete si posiziona sopra la mia testa con un piccolo nido, molto carino, e niente, attacca i nemici. Il summoner è figo perché appunto i minion attaccano automaticamente i nemici e tu non devi fare nulla. Se però abbiamo l'arma in mano possiamo indicare quali nemici attaccare e quali no. Chiudo le porte innanzitutto con dei blocchi, perché sti cristo di NPC hanno il brutto vizio di uscire fuori la notte e far entrare i mostri dentro, mortacci vostra. Comunque andiamo qua, un occhio alla destra. Qui abbiamo lo spazio per l'armatura e lo spazio per il vanity, ok? Qua possiamo mettere i colori che si applica tutto quanto. Anche qui abbiamo gli spazi per accessori. Gli accessori sono 5 in tutte le modalità, 6 se siamo nella modalità più difficile, che è quella master che sto facendo io. Ora abbiamo step stool. Questa come vedete ha 3% di danno. Quello non è parte dell'abilità, è perché c'ha il modificatore Angry. Una cosa buona del doppiaggio italiano, forse l'unica, è che il modificatore è messo tra parentesi dopo il nome. Lo preferisco, infatti in inglese chiamano i prefissi perché vanno dietro. Comunque Angry è quello che ti dà il più 3% di danno. Quasi tutto può arrivare da 1 a 4, tipo il danno può essere più 1, più 2, più 3 o più 4, quindi quando cerchi danno cerchi menacing, che è il prefisso che ti dà più 4% di danno. Poi ci sono anche altri vari buff, è inutile che te li vada di tutto. Qua ci sono diversi equipaggiamenti, qua ho ovviamente equipaggiato il minecart Ladybug, è solo cosmetico, non abbiamo le minecart quindi questo non si può vedere. E qua abbiamo il reparto housings. Housing query, tu selezioni un posto e ti dice se la casa è vivibile. Se io clicco qua dice questa casa manca una sedia, perché infatti come vedete c'è un tavolo, la workbench conta come tavolo, c'è il muro, è illuminata, è parecchio grande, vi assicuro che tipo 6x5 o 7x5 tipo basta come casa. Se io invece metto qua dice mi manca un tavolo e una sedia, quindi io mo che faccio? Schiaffo una sedia. Anzi, schiaffo una sedia, tra l'altro le Fallen Stars pure. Vedremo a cosa servono, però adesso li metto qui perché servono anche queste qua vengono utilizzate come munizioni. Comunque vedete c'è scritto ammo. Dicevo, messo la sedia qui. Ora la casa è vivibile e ci mando la guida. In realtà se aspettavate 2 secondi gli NPC si mettono automaticamente nelle case disponibili che corrispondono a questi requisiti. Comunque adesso ha una casa, vuol dire che quando morirà il signor Jeff tornerà qui. Al signor Jeff, come vi ho chiesto, ci sono diverse cose. Allora tutti gli NPC hanno diverse funzioni. Lui ti dice help, quindi ti dà dei consigli. Ad esempio qua no, i cuori di cristallo che puoi trovare sottoterra possono essere utilizzati per aumentare la vita del massimo. Puoi romperli con un piccone. Come vedete noi abbiamo 100 di vita. Ogni life crystal che troveremo appunto sottoterra ci darà più 20 di vita massima fino ad avere 400. Qua abbiamo il mana, poi vedremo anche quello come utilizzare. Quindi utilizzate molto la guida, chiedete un sacco di cose, però mi raccomando, per carità di Dio, fategli una casetta a sto poraggio. Se raccogli 5 Fallen Star possono essere combinate per creare un oggetto che aumenta la capacità magica. Grazie, io ho detto lo vediamo dopo, come ti permetti. Comunque sì, l'ha detto lui. Quello che mi interessa della guida è crafting. Quando cliccate crafting vi si apre l'inventario e dice qua che ti dice place a material here. Qui abbiamo il legno, no? Ne pio uno. È un materiale. Lo schiaffo qua e mi dice tutto ciò che posso fare con il legno. Con qualsiasi legno, perché dice comunque any wood. Se cliccate questo crafting window ti dice effettivamente ti apre proprio tutto quanto quello che puoi fare con il legno. Vedete c'è parecchia roba che mi interessa tenere a portata di mano, soprattutto per le torce, almeno all'inizio. Va bene, quindi torniamo al crafting. Dicevo la fornace vogliono 20 pezzi di pietra, 4 di legno e 3 torce. Allora, siccome abbiamo raccolto 28 ragazzi, fatemi parlare in inglese, insomma, se capisce che roba è copper e rame su.
Allora, abbiamo raccolto 28 copper ore, ogni 3 ti crafta un lingotto. Con 12 lingotti di rame non ci facciamo assolutamente niente. Pazienza. Allora, abbiamo diverse cose che possiamo fare. Ad esempio, il legno, che ne abbiamo parecchio, possiamo utilizzarlo per fare un'armatura. L'armatura completa, allora, di solito questo gioco vuole che l'armatura sia un set, cioè non vai con pezzi a caso di armature, cerchi di fare un set completo, perché ti danno un set bonus. Ovviamente questa è l'armatura basica, quella di legno ti dà un punto di difesa, un punto di difesa e assolutamente niente, cioè gli stivali di legno non ti danno niente, però il set bonus per avere un'armatura completa è un punto in più extra di difesa. Quindi ora siamo a 3. Vi assicuro che ci apriranno come una sardina qui in questo gioco, quindi è il caso di fare questo. Io a questo punto crafterei una spada e un arco con le frecce, però sto facendo mono summoner e quindi non ha senso farlo. Insomma, basta pietra e legno anche lì, insomma è una cosa molto semplice.